il rivestimento della borsa avremo bisogno di 3 gomitoli di Richi color panna. I gomitoli sono da 100 grammi e questo lo lavoreremo a due capi. Un paio di ferri numero 6, che siano circolari o lineari non importa perché andremo a fare due pannelli e una striscia molto lunga, un metro da sarta ed un paio di forbici. Per i nostri fiori invece andremo a utilizzare 4 colori differenti di bixi. Io ho utilizzato il verde, il grigio, il senape ed il rosso e ho lavorato i fiori con un uncinetto numero 4. Avremo poi bisogno della nostra borsa che farà da anima, quindi io ho rivestito una borsa aiuta, la trovate sul sito di Filati Discount in 3 misure. Io ho utilizzato la misura media, quindi 19, la borsa che misura 19 x 30. Tutti i pezzi e tutti i calcoli che io adesso vi dirò li andremo a realizzare per questo tipo di misura. Nulla vieta che potrete adattare ad una borsa più piccola o più grande lo stesso lavoro. Vi darò tutte le informazioni per poter lavorare anche su una borsa più grande, facendo sempre attenzione al campione e alla costruzione che deve essere fatta in un certo modo sopra a questo tipo di borsa. Per il fondo e i laterali della borsa dovremo andare a costruire una striscia lunga che verrà applicata proprio attorno a tutta la borsa, poi lo vedremo assieme, di 20 maglie. La faremo di 20 maglie per tutta la lunghezza che ci occorre. Quindi questa mia striscia lunga che sarà appunto andrà a costruire i laterali e il fondo sarà di 16 centimetri per 80 centimetri e dovrà essere un unico pezzo. Quello a cui dobbiamo prestare attenzione è che ad ogni 26 centimetri 26-25 centimetri andremo a mettere un marcapunto, perché qui ci andrà a delimitare la prima parte, il fondo, e la seconda parte, quindi questi due sono i laterali e questo sarà il fondo. Io ho scelto una lavorazione a maglia legaccio. Poi vi dirò anche il mio campione, se mai voi voleste fare le stesse righe e gli stessi punti che io ho eseguito. Però ci tengo, come sempre, a darvi le misure in centimetri, in modo che voi, quando andate a lavorare, se avete una mano diversa dalla mia, riuscite ad ottenere le stesse misure, ma con il vostro modo di lavorare, con il vostro filato e con i vostri ferri. Lavorando con i ferri numero 6 a due capi irrichi, io ho ottenuto per il mio campione in 10 centimetri 11 maglie, quindi 10 centimetri di larghezza sono 11 maglie e 22 righe sempre in 10 centimetri. Se voi avete come fate il campione e ottenete la stessa tensione che io ho ottenuto, vi potete semplicemente seguire il numero di righe e il numero di giri che io vi indico. Nel caso contrario, seguirete il numero di centimetri. Quindi, ricapitolando, quello che c'è da fare è a maglia legaccio una riga molto lunga che è all'incirca di 81 centimetri, due pannelli, uno per il davanti, questo è un pannello, uno per il davanti e uno per il dietro della borsa, e poi li dovremo andare a montare come vi faccio vedere adesso. Una volta che avrete fatto tutti e tre i pezzi della borsa, quindi tutta la striscia e i due pannelli, io vi consiglio di munirvi di questi mollettoni piuttosto che degli spilli, perché adesso andremo a fare inizialmente un montaggio provvisorio, nel senso che io andrò a appoggiare io questo lavoro l'ho già fatto ma adesso lo andiamo a fare assieme, andrò a appoggiare i miei pezzi sulla mia anima di chiuta in modo da poterli poi andare a cucire senza avere la borsa, e questa la vado a inserire all'interno della mia borsa di lana in un secondo momento. Quindi, come prima cosa, io vado a prendere la striscia lunga.
cerco di metterla nel centro, magari ecco faccio così, piego a metà, qui ho la metà del laterale e metto subito una pinza e questo lavoro lo faccio proprio in pari, ecco, vedete? È proprio in pari al pezzo della borsa, non lo metto né all'interno né all'esterno. Faccio fare tutto il giro, quindi porto l'altro pezzo dall'altra parte e vado a fare lo stesso lavoro, quindi piego a metà, questa è la mia metà e lo porto qui alla metà del laterale e lo vado a fermare nuovamente con il mio mollettone più grande, in questo modo. Una volta messo il laterale, quindi il laterale e il fondo, tutta questa striscia che io ho costruito sempre a maglia legaccio, questi io li ho già messi, i marcapunto che mi segnano l'angolo, ma voi non li mettete subito, quindi adesso li tolgo e facciamo in questo modo, così il passaggio magari non sfugge a chi non guarda interamente tutto il video dall'inizio alla fine. Quindi io mi trovo in questa situazione, ok? Adesso prendo il mio pannello che ho costruito per la parte frontale o la parte dietro. A questo punto poi una volta che mettiamo i fiori lo possiamo distinguere, adesso per noi è lo stesso sia da una parte che dall'altra. Se voi notate, questo sarà molto più corto, il pannello che voi andrete a fare sarà molto più corto rispetto alla borsa. Questo perché? Perché io, per dare tensione e per dare anche forma alla borsa, una volta che lo vado a fermare, la mia lavorazione si estende, tira leggermente e la borsa verrà rigida, bella, senza dover stare a cucire troppo tutta la borsa attorno alla borsa di juta. Ma anche questo l'andremo a vedere assieme. Trovandoci in questa posizione andremo a segnarci con un marcapunto gli angoli, ok? Quindi qui vado a mettere un marcapunto, qui vado a mettere un altro marcapunto e adesso posso andare a fermare i miei angoli e io lo farò con delle pinzettine più piccine. Ora che voi utilizziate queste o utilizzate anche degli spilli, va bene lo stesso. Io per comodità uso queste perché sono più visibili, specialmente se si lavora un filato grande. Quindi vado a fermare il primo angolo, vado a fermare il secondo angolo, cerco approssimativamente di metterne un altro sulla metà, in questo modo, raddrizzo la mia borsa e adesso punto, tirando la lavorazione, quest'angolo, appuntandolo con l'angolo del laterale. Faccio la stessa cosa da questa parte. E tiro la mia lavorazione fino a fermare la parte sopra. Ora questo io lo vado a fare una volta che ho terminato tutti i miei pezzi e vado a controllare se effettivamente la misura che io ho calcolato va bene. Quindi questo non è un lavoro che va fatto dopo aver calcolato tutto. Io adesso vi ho dato già le misure, ma nel caso in cui voi farete questo lavoro per un altro tipo di borsa, per un'altra misura, sappiate che questo è un lavoro indispensabile, perché gli angoli poi, cioè facendo combaciare per bene gli angoli, avrete esattamente il riferimento dal quale partire per andare a cucire i laterali e poi il fondo. Quindi facciamo la stessa cosa dall'altra parte, poggio il mio laterale allo stesso modo, mi vado a segnare con dei marcapunto, oppure anche se non lo segno con il marcapunto io cerco di prendere riferimento, perché altrimenti la borsa mi verrebbe storta. Quindi da questa riga, questo è il mio angolo, questo è l'angolo del pannello e mi fermo
e vado a chiudere in questa direzione. Questa è la riga dove io ho segnato l'angolo, quindi la seguo, arrivo fino alla fine. Questa è la riga che deve combaciare con l'angolo del mio pannello e metto un altro clip. Dopodiché la metto in piedi, faccio la stessa cosa per gli angoli superiori. Quindi questo è il mio angolo e questo è il mio angolo. Non vi preoccupate se dovete tirare, perché la borsa a noi poi dovrà rimanere rigida, non dovrà essere qualcosa di molliccio sopra la borsa di juta. Allo stesso modo metto un mollettone qui davanti, ecco qua, che adesso non c'è più, e metto questo piccolino e guardo se la mia borsa mi soddisfa, cioè se tutto il lavoro che ho fatto finora mi soddisfa. Se voi seguite le mie istruzioni e vi combacia il campione, quindi la vostra tensione è uguale alla mia, fate il numero di righe che vi indico e il numero di giri e non ci saranno problemi. Quindi una volta fatto tutto questo lavoro di montaggio, temporaneo, andiamo a togliere tutte le pinzette che noi abbiamo messo, perché a questo punto abbiamo visto che i nostri pannelli e tutta la nostra borsa viene ricoperta in modo comodo e senza storture. Quindi vado a togliere tutto. Per il momento tolgo anche la mia borsa in juta perché ora non mi serve in questo momento. Quindi prendo tutta la mia striscia ed uno dei pannelli. E io so che questo angolo e questo angolo dovranno combaciare con il mio pezzo centrale di fondo. Fatto questo, per essere ancora più precisa, io prendo altri due marcapunto che non mi ero preparata ovviamente, ma non è un grosso problema, e quindi adesso vado a individuare qual è la riga che mi corrisponde all'angolo, in modo che anche l'altra parte, l'altro pannello venga cucito allo stesso modo. Quindi io l'ho messo tra queste due righe, vedete, è proprio al centro tra una e due, e vado a mettere allo stesso modo al centro l'altro marcapunto. Quindi faccio la stessa cosa dall'altra parte. Questa è la riga di lavorazione e metto il marcapunto da questa parte. Ora sono pronta per andare a cucire le due parti sottostanti e adesso vediamo come si fa. Posiziono il mio lavoro in modo comodo, in modo che io possa lavorare con comodità senza doverlo spostare troppe volte. Per me il modo più comodo è questo, quindi prendo il mio pannello e vado a individuare dove ho la codina più lunga. Quindi da questa parte io ho una codina che mi permetterà di essere sfruttata proprio per la cucitura. Ora, se noi facciamo caso, la larghezza della nostra base è leggermente minore rispetto a tutto il pannello. Perché? Perché poi una volta che noi l'andremo a tirare, questo si restringerà appena. Quindi bisogna fare molta attenzione nel momento in cui si vanno a fare le cuciture, per cui tirare leggermente, magari possiamo appuntare proprio gli angoli con l'angolo, quindi mi aiuto con il marcapunto e mi vado ad appuntare sull'angolo. Faccio la stessa cosa da questa parte, quindi lo stacco, entro nell'angolo del pannello e lo riattacco qui dove avevo preso la misura. Ok,
Quindi noi avremo adesso da cucire questa parte con questa, dovranno combaciare. Quindi ho qui due capi di filato che partono dal pannello, io ne prenderò uno solo senza andare a tagliare il secondo. Quindi infilo l'ago, metto il mio pannello così, in questo modo, do il primo punto qui nell'angolo, quindi entro dalla parte dell'angolo ed andrò a prendere, non so se si vede, vediamo, andrò a prendere tutta la V della parte sotto e tutta la V del pannello. Quindi andrò a fare questa cucitura da V a V. Ovviamente la parte della cucitura è la parte del rovescio del nostro lavoro, ok? Ogni tanto sistemo il pannello in questo modo e cerco di distribuire bene la larghezza del pannello con il fondo. Io adesso per stare a favore di camera non sono proprio comodissima, ma comunque questo è il procedimento. Quindi si prende tutta la V, si prende tutta e si prende la V del pannello e si cuce. Ogni tanto ci si ferma e si vede se tutto combacia. Perfetto. Quindi continuo con questa cucitura fino ad arrivare all'estremità. Ovviamente io ho iniziato cucendo, oppela, un attimo. Ovviamente io ho iniziato cucendo da V a V. È ovvio che adesso, siccome la nostra base è leggermente più stretta rispetto a tutto il pannello, come vi ho fatto vedere prima, ogni tanto, piuttosto che far combaciare V e V, se ne salta una. E cosa intendo? Entro in questa V, adesso facciamo un altro punto assieme, sono in questa situazione, entro in questa V, quindi nella V della parte sotto, piuttosto che entrare nella V corrispondente del pannello, vado in quella successiva, ok? Perché altrimenti se io cucissi V e V del pannello e del fondo verrebbe tutto storto. Quindi ecco perché è importante tenere bene sotto controllo tutto il lavoro che si sta facendo, quindi andarlo a mettere ogni tanto in pari. Io adesso cucio un pannello, vado a fare la stessa cosa nell'altro pannello, quindi faccio la stessa cosa e ho sempre in corrispondenza i marcapunto che mi segnano l'inizio e la fine delle cuciture, e poi andremo a vedere come montare, come andare a chiudere i laterali, che non sarà altro, non sarà altro che lo stesso lavoro, quindi un lavoro di cucitura facendo combaciare a questo punto le righe, perché noi in altezza andremo a lavorare sulle righe. Invece qui la scomodità, tra virgolette, è il fatto che noi stiamo lavorando sulla parte larga del pannello e invece qui sulla parte alta della riga, per cui può esserci una piccola variazione sempre se non stiamo attenti nelle cuciture. Allora io vado avanti, cucio tutti e due i pannelli, quindi sia questo che l'altro, e poi ci rivedremo per i laterali. Ovviamente se la codina che voi avete lasciato non è sufficiente, l'andate a fermare, l'affrancate per bene all'interno del lavoro e andate a prendere un altro pezzo di filato, sempre singolo, perché noi abbiamo lavorato in doppio, però sarebbe bene andarla a cucire con la metà, quindi con un solo capo piuttosto che due. Ecco, io sono arrivata quasi alla fine, vedete, nel frattempo parlando ci sono quasi.
e diciamo che il mio lavoro combacia abbastanza. Poi lo andremo a vedere sul dritto e andremo a vedere come sarà il risultato. Ovviamente una volta messa poi l'anima di juta all'interno, perché questo non è solo che non è altro che un rivestimento per la nostra borsa di juta, tutto sarà molto più semplice perché nel caso in cui dovesse succedere, oppela un capello, dovesse succedere che la nostra borsa torce leggermente durante la cucitura e durante proprio tutta il bloccaggio della borsa aiuta, sicuramente lo potremo andare a sistemare. Ok, quindi adesso tolgo il marcapunto in modo che mi fermo per bene l'angolo. Arrivati all'angolo passo più di una volta, mi raccomando, perché qui è un po' delicato una volta che lo tiriamo, e quindi questo sarà il nostro rovescio e questo sarà il nostro dritto, e questa cucitura andrà a combaciare proprio sulla linea sulla cucitura della borsa. Vado a fare la stessa cosa da questa parte, quindi questo è il mio rovescio, vedete, quindi capovolgo il mio lavoro, oppela. Qui ho la codina più lunga, quindi vado a bloccare questa estremità con l'altra estremità, quindi angolo e diciamo angolo perché quella alla fine questo sarà l'angolo della nostra borsa, e procedo allo stesso modo. Siamo sempre sul rovescio del lavoro, ho cucito entrambi i pannelli, eh, tutti e due i pannelli esterni della borsa. Adesso devo andare a cucire i laterali con i laterali e faccio esattamente la stessa cosa, quindi prendo un marcapunto, porto l'angolo del laterale con l'angolo del pannello e lo vado a chiudere proprio sopra sull'estremità con un marcapunto, in modo che durante la cucitura non ho grossi problemi. Ok, quindi mi metto in questo modo e vado a sfruttare la codina sempre come ho fatto per il fondo, quindi prendo la codina, la infilo nel lago e vado a cucire sino all'angolo, e faccio questo lavoro per tutti e quattro i lati, in modo che io ho finito la cucitura della mia borsa. L'unica raccomandazione, perché purtroppo può succedere presi dalla, magari se siamo concentrati sulla cucitura, facciamo attenzione a fare tutte le cuciture sul rovescio, perché poi andarla a disfare sarà un grosso problema. Quindi adesso io vado a cucire tutti e quattro i lati e ci vediamo alla fine. Ho cucito tutti e quattro i laterali della borsa, quindi questo è il mio rovescio. Ora penserò ad affrancare tutte le codine all'interno del lavoro e poi andrò a girare sul dritto tutta la borsa. Prendo la mia borsa aiuta, inizio dal fondo, quindi è come se la vestissi con quella che io ho appena fatto, facendo attenzione a far combaciare angolo ed angolo. Quindi anche in questo caso mi andrò ad aiutare con le mie pinzettine, solo per andarla a puntare e per vedere se il mio lavoro è risultato per come io lo volevo. Quindi faccio questo anche dall'altra parte, prendo l'angolo e prendo l'altro angolo, la metto in piedi e vado ad appuntare tutti gli angoli, quindi questo qui, ecco, questo qui,
queste pinzettine ci saranno molto utili proprio per poi andare a fermare tutto il nostro lavoro. Quindi anche questo qui si è staccato. E andrò a fermarla adesso solo per vedere se ha una buona vestibilità tutto il lavoro che io ho appena eseguito. Cerco sempre comunque di metterlo in pari, quindi mettere in pari il lavoro che ho eseguito con il bordo dell'anima. E per me il lavoro è soddisfacente. Ora quello che io devo andare a fare, devo andare a fermare tutto il contorno, perché ora ci sarà da cucirla. Quindi importante che noi andiamo a mettere la metà del nostro lavoro con la metà del pannello della borsigliuta, magari contiamo queste V che abbiamo e troviamo il centro. Io faccio in questo modo. Quindi noi non faremo altro che andarla a cucire proprio sul bordo della borsa, in modo che quello che si vedrà sarà questo, non andremo né sotto e né sopra, proprio in pari, ok? E come riferimento avremo queste V. Quindi adesso qui metto il più grande al centro. E questa sarà la nostra borsa terminata non ancora. Quindi ora io prenderò del cotone, ora lo faremo assieme, andrò prima a fermare tutto il bordo sopra e poi andrò ad apparare, non so se è corretto, ma io comunque come termine lo utilizzo lo stesso, il bordo che abbiamo qui all'interno, quindi questo, vedete questo bordo qui, con la mia cucitura. Quindi andrò a dare un puntino da una parte e dall'altra, sentendo qui con le dita in questo modo, in modo che tutto il lavoro mi resti ben fermo. E adesso passiamo alla cucitura. Arrivati a questo punto, una volta che abbiamo appuntato tutti i nostri angoli e i due laterali, dobbiamo prendere, io prendo un ago molto piccino, vedete non è proprio grande, del filo in poliester. Se avete della lenza ma il filo in poliester va benissimo, io l'ho preso bianco perché non l'avevo panna, ma comunque poi si andrà a nascondere durante la lavorazione. Questo diciamo che è il lavoro un po' più delicato e più noioso da fare perché è lungo, utilizzando un ago così piccolino dobbiamo andare a fermare tutta la parte superiore per prima e poi andare a fermare i bordi. Ora vi faccio vedere come procedo. Faccio sempre attenzione che la mia costina della cucitura combaci con la costina della borsa. Quindi mi metto in questo modo, magari posso fermarla ulteriormente da una parte proprio per riuscire a cucire con più tranquillità ed inizio entrando all'interno della lavorazione in lana. Vado a nascondere il nodino che ho fatto, il filo l'ho messo doppio e facendo sempre riferimento alla V, che sarebbe questa qui, vedete la V della lavorazione, che io voglio che mi resti proprio sul bordo e mi vado appena a coprire la mia borseggiuta, entro all'interno ed entro all'interno dell'aiuta e faccio dei piccolissimi punti, specialmente qui dove ho l'angolo, dove c'è la cucitura dell'aiuta, la borsa, sarà un pochino appena più difficoltoso, ma poi vedrete che su questa parte dove l'aiuto è più sottile non sarà così difficile. Quindi io prendo il mio lavoro e per ogni V devo fare almeno un paio di puntini, perché altrimenti la lavorazione in lana si perde, potrebbe scendere. Quindi rientro nuovamente e rientro nello stesso punto. Rientro nuovamente ed ho fermato il mio angolo. Ok, quindi per l'angolo ci siamo.
Adesso vado a fare la stessa cosa per tutta la circonferenza per tutto il bordo della borsa. Quindi entro più di una volta sotto la V e sotto l'aiuta. Questo ora lo posso togliere. Quindi all'interno dell'aiuta e sotto la prima V. Faccio almeno 2-3 punti per ogni V, in modo che il mio lavoro risulti fermo, che non abbia poi che non tiri una volta terminato, e vado avanti così per tutto il bordo della borsa. Una volta che io ho fatto il bordo e ho fatto anche da questa parte, andrò a fermare allo stesso modo con dei punti, entrando con l'ago da una parte e dall'altra, in modo che tutta la mia cucitura, che è questa, tutta la mia cucitura, vada a corrispondere con la cucitura della borsa. Quindi adesso il lavoro diventa un pochino più lungo, le cuciture da fare sono più di una, per cui prima tutto il bordo, poi tutti e 4 i lati, e andrò a fare la stessa cosa qui nel fondo, dando dei puntini, ma nel fondo al limite lo vedremo assieme. Io adesso vado a cucire tutto il bordo e tutti e 4 i lati. Ho terminato tutte le cuciture, quindi ho cucito solo sul bordo. Mi sono resa conto che con le misure che io avevo calcolato la borsa è ben tesa, quindi non ho necessità di appuntare né qui sui bordi e neppure sul fondo. Ora vi faccio vedere anche all'interno com'è, eccola qui. E una volta che la borsa poi viene riempita, che voi usiate un sacchetto come uso io, piuttosto che mettete le cose direttamente dentro, appuntate una fodera, la borsa non si sforma. Quindi vedete, ha preso già dopo una serata, perché questa io l'ho finita di cucire ieri sera, ha preso anche la forma della piega proprio di tutto il pannellino laterale. Ora quello che ci resta da fare, una volta che abbiamo cucito tutto il bordo, dobbiamo andare a costruire il nostro bouquet che vogliamo mettere davanti. Io ora vi farò vedere la costruzione dei fiori, cioè come si eseguono i fiori che io ho fatto e come li andrò a cucire. Il lavoro di cucitura dei fiori si potrebbe anche fare prima, però proprio per un discorso di tensione poi e di modellazione del pannello, non vorrei che magari facendolo prima il nostro bouquet non venisse proprio per come l'abbiamo pensato, per cui io solitamente lavoro così se sono ai ferri. Attacco tutto alla fine, quindi metto proprio una decorazione finale. Nel caso in cui invece si dovesse fare con l'uncinetto, che ha una stabilità come tessuto che viene fuori diversa, si può anche fare prima e poi attaccare, andare a cucire il pannello alla borsa. Quindi adesso andiamo a vedere, sono 3 tipi di fiori, li andremo a vedere tutti e 3 e poi ognuno sceglierà quale fare, e magari farli tutti e 3 oppure giocare un po' con la fantasia. Quello che io ho realizzato è in sostanza questo, che poi andrà assemblato. Io che cosa ho fatto? Ho realizzato tutti i miei fiori, li ho appoggiati sul pannello bianco, ho fatto una foto in modo che capivo quanti pezzi dovevo realizzarne e come volevo metterli, e mi sono fermata quando ho capito che il mio pannello era decorato per come volevo io. Adesso voi potete o fare allo stesso modo, oppure una volta terminata la borsa lavorate fin quando appuntate tutti i vostri fiori sulla borsa e vedete voi se volete cambiare qualcosa, se volete aggiungere o togliere. Io ho utilizzato, come dicevo, il Bixi in 3 colori. Ora per praticità però io vi farò vedere tutto con il filato bianco, quindi con il Ricky, con il filato che ho utilizzato appunto per il rivestimento della borsa. Questo perché? Perché altrimenti in camera molti passaggi non si vedono, specialmente nei toni più scuri, e quindi rischio poi di essere approssimativa nelle indicazioni che vado a darvi.
Iniziamo da questo, che non è nient'altro che un anello magico con delle mezze maglie alte all'interno e poi questi petali che sono veramente semplicissimi da fare, ma siccome sono attaccati sul retro dell'anello magico hanno questo effetto di petalo 3D. E adesso vediamo, quindi prendiamo il nostro filato, io come vi ho detto utilizzo il Reiki, faccio un anello magico e vado ad eseguire 12 mezze maglie alte all'interno dell'anello, quindi 1, 2, 3 e vado avanti. Fatte le mie 12 mezze maglie alte, vado a stringere l'anello e vado a chiudere il mio cerchio con un punto bassissimo. Quindi questo è l'ultimo punto. Entro nel primo punto che ho realizzato, prendo il filo e vado a chiudere con un punto bassissimo e qui ho il mio centrale. Adesso faccio 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Volto il mio lavoro sul retro, conto una e due, quindi alla seconda maglia entro e con una maglia bassa vado a chiudere il mio anellino. Chiuso il mio anello, faccio 2 catenelle, una e due, volto il lavoro e all'interno del mio anello vado a fare 12 maglie alte. Quindi 1, 2, 3 e così via. Terminate le mie 12 maglie alte, vado a chiudere tutto il mio petalo con un punto bassissimo proprio sul punto appena successivo, con un punto basso, quindi entro, prendo il filo e chiudo. Adesso faccio altre 6 catenelle senza voltare il lavoro, mi raccomando, quindi i vostri petali devono essere sempre rivolti verso destra. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fatte le mie catenelle, volto completamente il lavoro e mi vado a agganciare al centro del mio anellino. Ok, quindi entro qui con l'uncinetto e faccio una maglia bassa. A questo punto faccio 2 catenelle, 1 e 2 e volto nuovamente il mio lavoro perché i petali dovranno essere sempre rivolti verso destra. All'interno dell'anello appena formato vado a ripetere le 12 maglie alte. Quindi 1, 2 e così via. Terminate le mie 12 maglie alte, entro sempre nel punto che ho subito dopo e vado a fare una maglia bassa per chiudere il petalo. Ripeto nuovamente le 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Volto il lavoro ed entro sempre nella maglia al centro di tutto l'archetto che io ho appena eseguito e chiudo con una maglia bassa. A questo punto faccio 2 catenelle, 1 e 2, volto il lavoro e faccio nuovamente i 12 punti alti. Quindi andremo a fare questi petali sino a quando non avremo esaurito tutte le maglie di base. Potrei essere più precisa e dirvi devono venirvi fuori 12 petali, 13 petali, 6 petali, eccetera. Io vi dico lavorate in tranquillità, senza stressarvi e senza contare, perché che vi venga un petalo in più o un petalo in meno è bello perché comunque non è fatto con lo stampino e non è preciso e
Certo, deve avere poi la sua regolarità, quindi tutti i ventaglietti, tutti i petali devono avere lo stesso numero di maglie. Io adesso andrò a lavorare sino a quando non incontro il primo petalo che ha seguito e vi faccio vedere come andare a chiudere. Sono arrivata all'ultimo petalo, devo andarlo sempre a chiudere con una maglia bassa, in questo caso non andrò a chiudere dietro, ma andrò a chiudere davanti al primo petalo che io ho eseguito. Quindi entro all'interno, prendo il filo da dietro e vado a chiudere con una maglia bassissima, non bassa, scusate. Taglio la mia codina, tiro il filo e adesso questo cappiolino lo andrò a passare sul retro, quindi entro sul retro del lavoro, mi aggancio e porto indietro il cappiolino ed ecco che ho terminato il mio fiore. E questo è il primo. Per la rosellina, in questo caso facendogli fare 3 giri, io ho montato 40 catenelle. Quindi prendiamo il filo e l'uncinetto e andiamo a montare 40 catenelle. Montate le mie 40 catenelle, andrò a fare adesso degli occhielli lungo tutta la catenella di 4 catenelle, di 4 punti. Quindi partendo da questo punto inizio a contare 1, 2, 3 e 4 e mi sposto di 4 punti, quindi 1, 2, 3, 4 e nella quarta vado a fare una maglia bassa. Faccio 4 catenelle, 2, 3 e 4, conto nuovamente 4 punti, quindi 1, 2, 3 e 4, nella quarta vado a fare una maglia bassa. Farò questo per tutta la lunghezza della mia catenella. Arrivati al termine faccio una catenella, volto tutto il lavoro finora fatto ed eseguo 6 maglie alte all'interno dell'anellino, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finite le 6 maglie alte, mi fermo sul punto basso del rigo sottostante ripetendo un punto basso. Faccio nuovamente 6 maglie alte e procedo così sino ad arrivare alla fine, quindi alternando 6 maglie alte, una maglia bassa, 6 maglie alte e una maglia bassa. Terminata la strisciolina, quindi riempiti tutti gli archetti, andiamo a tagliare un pezzettino di codina non troppo corto, chiudiamo l'anellino anche così va bene e questa adesso andrà arrotolata su se stessa, vedete già inizia ad arrotolarsi all'interno, quindi non faremo altro che andare a arrotolare tutto il lavoro in questo modo, magari la codina la teniamo sotto. E avremo formato la nostra rosellina. Ora prendiamo un ago da lana e infiliamo la codina che abbiamo appena lasciato. Io ne ho preso uno troppo piccolo, ora vediamo se riesco. Sì. Infilato l'ago da lana iniziamo a fermare la catenella, quindi tutto il nostro lavoro prendendolo dalla catenella, facendo dei punti andando avanti e indietro senza tirare troppo, altrimenti la nostra rosellina perderà di forma.
ed eccola qui, magari entriamo all'interno e fermiamo proprio il primissimo petalo che abbiamo. E questa è la nostra rosellina. Adesso facciamo le foglie. Per le foglie montiamo 10 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Facciamo un'ulteriore catenella e facciamo un punto basso, un altro punto basso e sono 2 mezze maglie alte, 1 e 2, 3 punti alti, 1, 2 e 3, e ripetiamo specularmente i punti che abbiamo già eseguito. Quindi andiamo a fare 2 mezze maglie alte, e 2 punti bassi, 1 e 2. In questo caso le andremo a fare nello stesso punto che abbiamo, perché c'è rimasto un punto, quindi andiamo a fare 2 punti bassi nell'ultimo punto basso. Ora ripetiamo la stessa cosa sull'altro lato, quindi entriamo nell'ultimo e facciamo 2 punti bassi. Ora facciamo una mezza maglia alta, un'altra mezza maglia alta, 3 maglie alte, e andremo a rientrare all'interno dei punti che abbiamo appena lavorato dall'altra parte. Vedete, 3. Adesso qui abbiamo 2 mezze maglie alte, di 1 e 2, e qui abbiamo 2 punti bassi, quindi 1 e 2. Chiudiamo tutto con una maglia bassissima ed abbiamo formato la nostra foglia. Se non abbiamo lasciato una codina sufficientemente lunga all'inizio, la lasceremo alla fine, in modo che ci permetterà poi di procedere con la cucitura sul pannello della borsa. Quindi passiamo la codina all'interno dell'ultimo punto e chiudiamo. E questa è la nostra fogliolina. Adesso andiamo a assemblare il tutto. Per i nostri ricciolini, se voi li volete fare, andiamo a fare delle catenelle di media lunghezza, quindi 20-25 punti all'incirca. Adesso, per far attorcigliare tutta la lavorazione su se stessa, non faremo altro che andare a fare 2 punti alti all'interno di ogni catenella. Quindi, senza alzarmi, entro nella primissima catenella e vado a fare il mio primo punto alto. Nello stesso punto faccio il secondo. Proseguo, nel punto successivo vado a fare 2 punti alti, 1 e 2, quindi in ogni punto andrò a fare 2 punti alti. Questo sino alla fine, sino a lavorare tutte le catenelle che abbiamo. Una volta che abbiamo lavorato tutte le catenelle, quindi abbiamo riempito punto su punto con 2 punti alti, andiamo a lasciare una parte di codina, che anche questa ci servirà per poterla andare a cucire sulla borsa. Quindi passiamo il filo all'interno dell'occhiello ed avremo così la nostra porzione di filo e la nostra decorazione pronta da sistemare. Prendiamo la nostra borsa vuota, la andiamo a mettere in piano e prendiamo i fiori che abbiamo finora fatto. Ecco, io in questo ho già applicato una foglia, ma non è detto che lo si debba fare con tutti i fiori. Quindi man mano dispongo
il mio bouquet, la mia composizione, come la vogliamo chiamare, sulla borsa, cambiando, riuscendo anche a cambiare ordine, quindi cerco di bilanciare sia i colori che le forme. Ovviamente ognuno poi lo può fare a proprio gusto. Io ho preferito usare più colori, ecco, e magari non cercare di equilibrare un po' e non mettere proprio tutto dello stesso colore oppure dividere i colori. In questo punto qui possiamo anche infilare questa piccola decorazione lasciando un pezzo di catenella e magari andare a decorare proprio il fiore che abbiamo fatto. Questo è tutto a nostro gusto. Ora quello che io vi consiglio è di fare qualche fogliolina, andarla poi a mettere un po' come riempimento, dove vedete che c'è poco colore, visto che alcuni fiori io li ho fatti anche con il Bix, io sono andata poi a riempire. Adesso faccio una foto, tolgo tutti i fiori e li vado a cucire uno ad uno. Se voi volete potete anche improvvisare e quindi andare a cucire eh, direttamente senza prepararvi prima tutto. Io ho deciso appunto di far prima. Prendo il primo fiore che ho realizzato, al quale ho attaccato le due foglioline sotto, vedete, e ho lasciato la codina dello stesso colore. Questo perché noi adesso ci dovremo andare ad agganciare ai punti del legaccio e fare dei punti entrando al di sotto del fiore, fare dei punti da sopra, quindi ecco così, tiriamo su il filo e poi rientriamo all'interno del fiore per andarlo a fermare come si deve, solo alla lana. Io lo sto fermando solo alla lana, quindi una volta che io poi rientro non si vedrà il punto che io ho dato. Ecco perché suggerisco di lasciare le codine ai pezzi, insomma, ai fiori che noi abbiamo fatto. Andiamo a cucire, cerchiamo di cucire e di fermare bene il nostro fiorellino. Io do dei punti tutti attorno, entro da una parte, entro dall'altra e lo vado a cucire proprio su tutti i punti al legaccio. Annodo il filo, lo taglio e poi man mano procedo cucendo e andando ad applicare tutti gli altri pezzi che io ho messo. Ovviamente è un bel lavoro perché poi lo potrò integrare. Posso o togliere i fiori che ho fatto se mi sembrano troppi, oppure andarne a mettere altri. Per quanto riguarda la disposizione, il colore, voi siete liberi poi a piacimento. La nostra borsa è così terminata. Io ho terminato di cucire tutti i fiori che avevo, per come li avevo pensati. Eh, si possono aggiungere dei cristalli, si possono aggiungere altri fiori, si può fare un bordo, però come vedete basta poco, veramente l'importante è realizzare la base, che sia appunto legaccio, che sia tutto al dritto, che sia in lana, che sia anche in cotone, magari messo doppio, si può ottenere con questa scocca in juta un risultato veramente eccellente. Alcuni mi chiedono, ma poi per lavarla come faccio? La lavate normalmente, perché comunque ovviamente sempre con l'acqua tiepida, con le dovute accortezze, ma non ci sono problemi. Certo, se si macchia e voi andate a strofinare solo in un pezzo, poi si potrebbe intravedere la parte che avete smacchiato con tutto il resto del pezzo. Io solitamente utilizzo un impermeabilizzante, si chiama proprio così, che mi fa durare molto di più insomma, la borsa nella sua integrità, quindi prende meno polvere, prende meno anche il cattivo odore, perché la possiamo portare in giro, la possiamo tenere in casa, la possiamo tenere in macchina. Ognuno poi se vuole è libero di scegliere se volerla utilizzare oppure no. Io spero che questo tutorial sia abbastanza chiaro. Sotto nell'info box vi lascerò comunque le informazioni per calcolare per bene la misura dei tre pezzi che si devono realizzare e che poi voi potrete con il vostro campione andare ad adattare su un'altra borsa di juta che sia più piccola o più grande di questa. Spero di aver detto tutto. Io purtroppo
Non riesco ultimamente a seguire molto il canale, quindi leggere domande, eccetera. Se non rispondo subito è perché effettivamente non posso proprio, non ho la possibilità di poter consultare YouTube. Nel caso in cui ci fosse comunque qualcosa di poco chiaro, voi mi potete scrivere e io appena riesco rispondo. Se mi chiedete indicazioni che sono già nel tutorial, vi dico subito che non rispondo affatto, perché ultimamente sta capitando che molte mi chiedono ma quante maglie, quanti giri, e magari sono informazioni che io durante il tutorial ho dato, e se voi non avete la pazienza di seguire tutto il tutorial e prendere quante più informazioni possibili, francamente io non posso ricordarmi di ogni lavoro fatto, pubblicato e postato e poi andarvi a dare delle notizie che magari potrebbero essere reperibili facilmente seguendo con calma il tutorial. Quindi per chi non ha pazienza, il video molto lungo vuol dire che poi o se lo deve riguardare oppure si prende gli appunti o si accontenta poi delle informazioni che riesce ad avere in base alla pazienza che ha. Io vi saluto e purtroppo, come ripeto, per me è un periodo difficilissimo. È un tutorial che avevo pronto da diverso tempo, riesco solo adesso a fare la parte finale, quindi a farvi vedere la borsa finita. Mi auguro che passi presto questo periodo e che riesca a riprendere con costanza a pubblicare. Quindi non ho abbandonato, ma effettivamente ho dei problemi che mi impediscono di seguire tutto come vorrei. A presto.